Ciao a tutti, oggi parliamo della rogna sarcoptica o comunemente chiamata scabbia. Prima di iniziare questo video vi ricordo che se volete iscrivervi al mio canale, nel mio canale parlerò fondamentalmente di tematiche relative alla medicina veterinaria dei cani e dei gatti e oltre a parlare delle patologie cercherò anche di darvi consigli utili su come gestire alcune situazioni. Inoltre a volte parliamo anche di tematiche che ruotano intorno ai cani e ai gatti che non sono fondamentalmente solo di argomento medico veterinario. In alto troverete il video in cui parlo della rogna demodettica, che è l'altra grande rogna del cane, e fondamentalmente in quel video cercherò già di fare di spiegarvi un attimo la differenza tra la rogna demodettica e la rogna sarcoptica, ed è molto importante. Quindi se volete cliccate su questo video, andate a vedervi questo video e poi tornate a questo dove parliamo della rogna sarcoptica, della scabbia. È una patologia cutanea che colpisce il cane, una patologia parassitaria. Il parassita che causa la rogna sarcoptica è fondamentalmente il Sarcoptes scabei, e fondamentalmente è un acaro che ama scavare delle gallerie negli strati superficiali della cute e libera delle sostanze che di solito danno un'ipersensibilità e quindi un'allergia fondamentalmente al cane. Generalmente le zone più colpite sono fondamentalmente all'inizio le zone dove manca un po' il pelo, quindi gomiti, ascelle, garretti, inguine, testa, orecchie, zona ventrale. Difficilmente colpisce la zona dorsale. Esiste un riflesso che si chiama ottopodale, che non è patognomonico, però si prende la punta del padiglione auricolare di questi cani che hanno la rogna sarcoptica, si sfrega leggermente e il cane cercherà di grattarsi. È una malattia molto pruriginosa che non risponde ai corticosteroidi e fondamentalmente la diagnosi avviene attraverso sia ovviamente le caratteristiche delle lesioni, di solito da delle lesioni che sono eritema, croste, scaglie, lesioni da grattamento fondamentalmente, proprio perché è molto pruriginosa come patologia. La diagnosi fondamentalmente avviene attraverso un raschiato, anche se rispetto alla demodicosi il raschiato nella scabbia può essere negativo, cioè nel senso potete anche non trovare il parassita. Esistono dei test ELISA che ci permettono di individuare eventualmente anticorpi contro Sarcoptes, e quindi è molto utile. E generalmente una volta che abbiamo delle caratteristiche, soprattutto anche l'anamnesi è importante, di solito sono cani che hanno vissuto comunque a contatto con altri cani, perché è una patologia molto trasmissibile rispetto per esempio alla rogna demodettica, quindi è una patologia che di solito colpisce cani canili, zone dove ci sono stati tanti cani, oppure zone dove i cani vivono in gruppi. Generalmente è difficile che il vostro cagnolino che vive in casa prenderà la scabbia, per capirci, a meno che l'avete portato in una pensionaccia ed è stato con diversi cani e uno di questi aveva la scabbia. Però generalmente è una patologia dove anche l'anamnesi aiuta fondamentalmente nella diagnosi. In anamnesi abbiamo comunque che il cane è stato a contatto con dei cani che non erano totalmente perfetti a livello cutaneo. Ripeto, il raschiato cutaneo può essere negativo, quindi eseguire eventualmente l'esame ELISA per verificare la presenza di anticorpi contro il Sarcoptes. A volte è molto utile anche la risposta alla terapia, perché effettivamente rispondono bene alla selamectina, quindi se uno ha un dubbio, chiaramente il trattamento a base di selamectina, esistono dei prodotti antiparassitari a base di selamectina che ovviamente applicandoli vanno ad uccidere il parassita. Ripeto, è una patologia fondamentalmente
molto contagiosa, molto pruriginosa, e quindi se il vostro cane ovviamente ha la rogna sarcoptica, la scabbia, è chiaro che non potete portarlo in giro in mezzo agli altri cani, e quindi mi raccomando, la rogna sarcoptica va gestita in maniera molto prudente, quindi evitate che possa trasmettere l'acaro della scabbia anche ad altri cani. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.